Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab, il mio laboratorio sul fiume. In molti di voi mi hanno chiesto come faccio a realizzare questi pannellini che monto nei miei strumenti. Questa è la postazione dove realizzo i miei pannellini, un vecchio laser, vecchio come me ma sempre funzionante. Se mi seguite in questo video vi faccio vedere in pratica come faccio a realizzare questi pannellini. Allora, per incidere con il laser intanto vi faccio vedere la macchina. Mi scuso se la mano mia non è molto ferma con la telecamera in mano e mi scuso anche del rumore che sentite perché ovviamente sono i ventilatori della macchina. Allora, questo è il laser con cui incido i miei pannelli. Ve lo faccio vedere più da vicino. È un laser vecchio a CO2, cioè vuol dire che ha il tubo di vetro. Qui c'è dove si mette praticamente il pezzo, funziona con un tubo. Ora andiamo dietro e vi faccio vedere. Funziona con un tubo laser di vetro, ovviamente, perché c'è il CO2 dentro, con le indicazioni qui di avvertenze che ovviamente brucia. È un tubo da 40 watt, è un tubo che funziona tramite un sistema di specchi. Quello che vedete lì è uno specchio. Ora chiudo. Da quello specchio lì si va a quest'altro specchio qua e poi si va alla testa del laser. Si va. Il tubo ovviamente è raffreddato a acqua e questo è il chiller per il raffreddamento, che a cose normali non lo danno, come non danno il sistema di aria, che è questo qui che ho messo io con un piccolo compressore, e non c'è nemmeno il puntino luminoso per capire dove si va a cascare. Anche quelle lì sono modifiche che ho fatto io. E ora vi faccio vedere la parte del computer e come poi si incide questo pezzo di plastica che diventerà un pannellino per un provavalvole. Allora, si fa un disegno sul computer, ovviamente. Io uso CorelDRAW perché questo laser funziona solo con CorelDRAW. Questo in realtà è un disegno importato da AutoCAD, e siccome questo laser non incide in una passata sola, non fa incisione e taglio, abbiamo dovuto fare due praticamente dello stesso disegno. Ho dovuto fare due sezioni, dove una, che è questa, vedete le scritte, sarà la sezione di incisione delle scritte, mentre l'altra poi sarà la parte del taglio. Il pannello viene, dopo poi ve lo faccio vedere meglio, il pannello che dovrebbe venire è questo, con le scritte. Dopo ve lo faccio vedere meglio. Sì, che questa qui è la parte che farà solo l'incisione, cioè le scritte, e questa parte sarà quella che fa solo il taglio. Ora diamo la via alla parte delle incisioni. Si va su quest'icona, ce n'è scritto engraving, che è incisione, e viene una maschera. Da questa maschera poi, scusate se la voce va e viene, ma mi sto muovendo. Allora, la prima cosa che bisogna fare, una volta aver messo la maschera, lo vedete lì sul coperchio del laser, lavorerò a coperchio aperto, anche se non si dovrebbe fare. La prima cosa da fare è un preview per vedere se si va a cascare dove si vuole cascare, cioè che non si vada fuori del seminato, diciamo, che non si vada fuori del foglio, e si fa una preview che è questa. Lui fa il contorno di dove andrà
a cascare il raggio del laser di tutto e si vede che si rientra dove volevamo fare, praticamente dove vogliamo incidere. Poi si regola la potenza del laser, ora non lo vedete ma insomma, e si avvia il compressore, perché senza compressore non solo fa fumo ma c'è rischio di incendi, e si dà la via poi alla incisione del pezzo. A questo punto si pigia lo start, si pigia e lui va a fare l'incisione del pezzo, le scritte. Ecco che è partito, inizia a incidere. Io come si dice, per abitudine uso potenze più basse e faccio l'incisione in 2 volte, in maniera che la plastica sopra, quella nera, dove poi sbucherà quella bianca sotto, viene eliminata completamente senza fondere insieme con quella nera. Se si usasse una potenza più forte la prima volta, succede che la plastica nera fonde insieme con quella bianca e le scritte non vengono definite abbastanza. Ora aspettiamo che finisca, ovviamente velocizzo il video e poi faccio io direttamente la seconda incisione, che sarà come la prima, e si passa al taglio. Avvicino un pochino la telecamera. Come vedete il laser non è che fa una scritta alla volta, ma incide diciamo a fondo per risparmiare tempo, e quella polvere bianca che vedete bene anche intorno alla scritta power off è la polvere che soffia via il compressore e la deposita là. Dopo, alla fine, quando sarà tagliato e tutto, questo pannello andrà lavato bene, perché è plastica calda, che ora quella lì bianca è appiccicata sulla plastica nera praticamente, e sicché andrà lavato il pannello a modino con un pochino di detergente e un po' di alcol isopropilico che lo pulisca completamente. Ecco, ora il laser ha finito e si riposiziona all'inizio nella posizione di riposo, si riposiziona al punto di partenza. Le scritte che vedete, ve le avvicino un attimino, che sembrano sfocate, in realtà è perché, come vi dicevo, è la polverina del bianco che è sotto il nero, che viene soffiata dal compressore e la butta, diciamo, in là. Praticamente, essendo ancora calda, si appiccica sulla plastica. Un'altra cosa che non vi ho detto è, vedete che il pannellino è fissato agli estremi con del nastro adesivo, con del nastro da carta, perché non si deve muovere. E ora passeremo praticamente al taglio del pezzo. Ora passiamo al taglio. Questo qui è il file del taglio, e ora con il computer diamo la via al laser. Questa volta, invece di premere questo tasto che è dell'incisione, premeremo il tasto del taglio. Si apre la solita finestra
a questo punto gli diamo la via direttamente, perché avevamo già provato che la superficie era quella giusta, e ecco fatto, gli diamo la via. Allora il laser all'inizio fa un giro comunque. Oppela, ho picchiato nella telecamera. Il laser fa un giro a vuoto di tutto il perimetro prima di incidere, perché inizierà a incidere dall'interno, perché se tagliasse ovviamente all'esterno, se tagliasse, come si dice, se taglia subito l'esterno il pezzo casca e non può incidere, non può tagliare quello che rimane all'interno, sicché prima fa un giro, poi inizia a tagliare l'interno e dopo taglierà l'esterno. Il taglio ovviamente è molto più lento che dell'incisione, e scusate, sposto la telecamera perché ci ho picchiato col piede, ecco. E ovviamente una cosa che mi sono dimenticato di dirvi è che c'è un aspiratore oltre al compressore che soffia per mandare via qui e non far prendere fuoco, per mandare via i truscioli, diciamo la polvere che genera, e non far prendere fuoco il laser. C'è un aspiratore che butta tutto all'esterno, ovviamente, i fumi. Qui ora lavoreremo col coperchio aperto, ma va sempre lavorato con il coperchio chiuso. Ora, quando arriverà in fondo alla partenza, il laser inizierà a tagliare tutta la parte interna e poi farà la parte esterna. Ecco, ha iniziato a forare. Il laser ovviamente fora diciamo come gli pare, nel senso secondo lui qual è la strada più breve. Ecco qua, il laser ha finito. Ora lavo il pannellino e poi ve lo faccio vedere com'è venuto. Ora in questo video si vedono solo fori tondi praticamente, ma il bello del laser, a parte la parte quadrata esterna, ma il bello del laser è che possiamo disegnare un qualsiasi profilo e lui lo fa, un foro rettangolare, un foro, sì, che anche per gli strumentini, per altre cose, anche un foro triangolare a stella, come vogliamo noi, lui lo fa. Abbiamo un qualsiasi oggetto che ci deve andare preciso, lo disegniamo e non c'è da stare a tagliare il pannellino a mano, forarlo a mano e fare dei contorni specialmente strani per delle cose strane. Se avessimo uno strumento che ci vuole un foro a stella, dico a stella per dire a triangolo, quello che sia, comunque a stella, verrebbe molto male a farlo a mano col trapano e poi con la lima, e con il laser siamo avvantaggiati, tutto lì. Ora spengo un attimo la telecamera e poi, dopo che l'ho lavato, vi faccio vedere il pannellino. Allora, questo qui è il pannellino di controllo del laser, che è veramente banale, nel senso abbiamo un interruttore che accende il compressore, un altro interruttore che abilita o non abilita il laser, che va tenuto, diciamo, spento quando ci si va a mettere le mani, che non si sa mai, impazzisce e parte e insomma ci ustiona un dito. E poi abbiamo semplicemente questi pulsantini che regolano la potenza. Praticamente regolano la potenza del laser, tutto il resto viene fatto dal computer. Qui abbiamo un bottone
di test per vedere, se uno vuol vedere la partenza, dove va il raggio laser, lo pigia e praticamente emette il raggio nel punto dove è fermo la testina del laser. Sopra abbiamo semplicemente l'interruttore accensione e spegnimento, l'interruttore d'emergenza e un piccolo termometro che comunque è anche sul chiller, che indica la temperatura dell'acqua del laser che passa nel laser, perché il laser è raffreddato a acqua, il tubo di vetro è raffreddato a acqua e le temperature sarebbero bene che non superassero i 30 gradi, sono già anche tanti 30 gradi, perché se le temperature sono troppo alte si rischia di bruciare il tubo di laser e dopo diventa un problema, primo che è costoso, poi a cambiarlo va riallineato tutto, insomma non è una cosa piacevole, ci vuole diverse ore di lavoro dietro. Eccomi di nuovo qui e vi faccio vedere la partenza. Questo era il disegno che mi ha mandato il mio amico, questo qui è un disegno fatto con AutoCAD e il pannellino doveva venire così. Poi con CorelDRAW l'ho trasformato in questo, che è proprio come deve venire il pannello finito, e dal laser abbiamo ottenuto questo che si sovrappone perfettamente a quello che, eccolo qua, che si sovrappone perfettamente come estetica e come tutto al pannello che doveva venire fuori. Eccolo qua. Ora c'è un pochino di riflessi, sicché ve lo devo mettere di traverso. Comunque questo è il pannellino finito con il laser. Eccolo qua, le misure sono venute precise. Poi comunque, come vi dicevo, con il laser si può fare anche altri tipi di fori. Questo qua che ora l'avvicino è il pannellino del carico elettronico, e vedete che ci sono fori oltre che tondi, fori quadrati. Qui ci va il controller, qua uscirà un pezzettino di basetta stampata, qua ci va un termometro, e si può fare qualsiasi cosa che ci fa comodo senza dover disegnare tutto a mano. Siamo arrivati alla fine di questo video e se vi è piaciuto ovviamente iscrivetevi al canale, commentate, mettete un bel mi piace e facciamo crescere il canale. Ciao a tutti, ci vediamo con il prossimo video.